Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuovo video e facciamo il tour dello studio 2025. Quest'anno il video sarà leggermente diverso da quello dell'anno scorso perché andremo ad ascoltare tutta la strumentazione che c'è attualmente collegata e presente in studio. Prima di iniziare a ascoltare gli strumenti facciamo una panoramica di altre novità comunque che sono arrivate quest'anno in studio e sono DeckSaver, perché DeckSaver è diventato partner del canale di KS, quindi come vedete già qualche tastiera, quindi anche le mie spalle, ma anche di qua, alcuni strumenti sono appunto protetti e coperti da DeckSaver. DeckSaver praticamente realizza delle cover in policarbonato, comunque trasparente, che sono fatte su misura per la strumentazione, quindi purtroppo non esiste una cover per tutti gli strumenti in produzione attualmente in commercio, però ne hanno veramente tanti a catalogo, me ne hanno mandati alcuni per la strumentazione che attualmente io ho in studio e che quindi aveva un modello disponibile, ad esempio Prophet 6, Gaia 2 di Roland, Arturia Mini Freak, Moog Muse, l'ultimissimo modello che hanno realizzato, Arturia Astrolab, un altro modello nuovissimo. Qua sotto c'è Native Instrument Control S49, quindi anche per questo modello è disponibile. Prossimamente potrebbero arrivare anche perché sono disponibili anche per Trigon e per OB6, quindi per questi due modelli è lo stesso identico, quindi sarebbe per OB6, ma è pienamente compatibile anche per Trigon e sono leggermente diversi come misure rispetto a quelli di Prophet 6 che è un po' più largo. Tutti questi DeckSaver sono fatti uno diverso dall'altro perché sono esattamente compatibili con il modello per cui sono stati realizzati. Altre due novità sono il Franklin Audio SS6 Mark II, quindi questa è la versione aggiornata del modello Mark I che era installato nella medesima posizione e che ancora è presente in studio esattamente lì. Questo è il modello aggiornato, a differenza di quell'altro questo ha tutte le connessioni sul pannello posteriore, è leggermente più grande, rimane sempre il selettore per scegliere i 6 ingressi stereo, però passano sul retro le uscite DI, le uscite True e i tasti quelli per il ground lift. In questo modo il design è anche più pulito e per la mia posizione in studio è anche ideale, quindi questo attualmente è il modello che trovate in vendita. Un'altra novità dello studio è la collaborazione con Adam Audio e lo vedete alle mie spalle, i due studio monitor hanno preso il posto di quelli che c'erano fino all'anno scorso e attualmente ho solo una coppia di studio monitors che sono le Adam A4V. Adam A4V che è il modello più piccolo come dimensione della serie A di Adam, che è la serie intermedia, perché Adam ha la serie T, che sono quelle fascia entry level, abbiamo la serie A e poi c'è la serie S che è quella top del top, quindi la ultra professionale serie S di Adam. Ho scelto un modello A4V piuttosto che non le A7V, che potrebbe anche essere che arriveranno successivamente, ma per le dimensioni della mia stanza, per le dimensioni del mio studio, che sono appunto 11 metri quadri, Adam A4V è una cassa comunque equilibrata e mi permette di poter utilizzare anche un volume più alto, comunque poter far lavorare bene le casse e poter spingere anche come volume qualora fosse necessario, ma al tempo stesso lavorare anche a dei volumi più bassi ed avere un suono che non è esagerato per la stanza che ricordo è comunque trattata acusticamente grazie ai pannelli di UA Acoustics. Cambiamo inquadratura perché un'altra novità del canale è il nuovo stand che vedete qui davanti a me, che è realizzato da Black Panther System, che è un nuovo partner del canale da quest'anno. Sostituisce un altro stand che c'era precedentemente nella medesima posizione di un altro brand abbastanza importante, comunque che io ho acquistato qualche anno fa. La differenza è che questo stand è decisamente più stabile ed è anche molto più robusto. Questo stand, a differenza del precedente, è solidissimo, quindi anche con tastiere più pesanti di quelle che attualmente ci sono al secondo e al terzo posto. È uno stand che veramente è stabilissimo ed è uno stand estremamente personalizzabile perché sul sito di Black Panther ci sono veramente tantissime opzioni, tantissimi accessori per rendere questo stand esattamente
come serve a noi, quindi si potrebbe aggiungere un quarto supporto, si può, come ho anche io, utilizzare un tubolare più corto, quindi avere solo 2 posizioni. Questo nello specifico è il Para S Plus, tra l'altro è la versione con anche alimentazione disponibile direttamente sullo stand, quindi altra novità di quest'anno, altra novità veramente che io vi consiglio perché è spettacolare come stand tastieristico, e quindi se vi serve uno stand tastieristico e per caso ne state cercando uno anche per Natale, quindi date un occhio a Black Panther System, che realizza a mano, comunque tutto realizzato in Germania, ed è un'azienda veramente eccezionale che io mi sento di consigliare a tutti i tastieristi che cercano uno stand solido per i propri strumenti. Adesso passiamo finalmente a sentire gli strumenti che ci sono in studio. Questa volta è tutto in rec, quindi siccome ne parlavo l'anno scorso che lo studio è provvisto di 24 canali audio in simultanea, più l'aggiunta di SS6 di Franklin Audio, l'uscita di SS6 entra in un ingresso stereo di una delle schede audio e mi permette di avere altri 6 ingressi stereo direttamente su SS6 su cui io posso switchare in tempo reale. Andremo poi appunto adesso a sentire tutto perché è tutto collegato, quindi possiamo sentire qualsiasi cosa è presente all'interno dello studio in questo momento. E partiamo appunto da queste 3 tastiere che sono su Black Panther. Abbiamo in ordine a salire, quindi abbiamo Yamaha Montage M6 che era uno strumento che già c'era l'anno scorso ed è uno strumento che è nel mio setup del 2023 e che ha sostituito appunto il precedente Montage, quindi questa è la mia tastiera principale anche per live, ma è la mia tastiera principale per tantissimi suoni, quindi quando ho bisogno di un suono specifico, perché siccome ho programmato veramente tanti suoni che oltretutto sono disponibili su Soundmundo gratuitamente per tutti gli utenti di Montage M, Modi XM, perché ho esportato di recente anche tramite Montage M su Soundmundo i suoni che avevo anche creato per Montage precedente, per la prima serie, quindi adesso sono disponibili su Soundmundo sia per Modi X, Modi X Plus, Montage, Montage M e Modi XM. Quindi adesso sentiamo qualcosa di Montage e poi passiamo al prossimo strumento. Questi erano 3 suoni di Montage M che trovate su Soundmundo, quindi se cercate di KS Synth Lab su Yamaha Soundmundo potrete importarvi gratuitamente questi suoni. Passiamo al prossimo strumento, quindi strumento nuovo per quanto mi riguarda, ma comunque un modello recentissimo, e parliamo di Modal Electronics Carbon 8X, questa è la versione X, quindi la 61, esiste anche la versione 8 che è il taglio da 37 e la versione 8M che è invece solo il modulo, line-up né più né meno identica a Cobalt e a Dargon 8. Cobalt in più c'è anche la versione 5 che ha 5 voci, più piccola con tasti mini. Questo strumento appunto dicevamo Carbon 8X rilasciato quest'anno oltretutto da Modal Electronics, questo strumento qui in collaborazione direttamente con Modal, arriveranno poi l'anno prossimo le demo dedicate, ci sono già online qualche reel short comunque di questo strumento. È un synth decisamente moderno, è un synth diverso sia ad Argon che a Cobalt ed è comunque realizzato nel medesimo modo, quindi pannello in alluminio, comunque in metallo la parte superiore, meccanica Fatar TP9S con velocity
e aftertouch monofonico, ed è comunque uno strumento molto interessante che nel mio setup si posiziona per un motivo, appunto per il fatto che è un synth diverso da altri, ad esempio è diverso da Montage, è diverso da quello che vedremo tra poco e da quelli che vedete alle mie spalle, perché può suonare abbastanza classico come strumento, ma dalla sua ha anche un suono un po' più moderno, quindi ha un suono molto più attuale che può tornare utile anche a livello di registrazioni, di produzioni, proprio per il fatto che si distingue da un classico synth tipo un Prophet, un OB6, comunque al tempo stesso si distingue anche dal virtual analog che c'è all'interno di Montage M. Andiamo a sentire qualcosa di Carbon 8X. Quindi synth decisamente versatile proprio perché ci permette di spaziare da suoni un po' più classici come i primi due che abbiamo sentito a suoni decisamente più aggressivi e moderni come questo, che tra l'altro è presente anche in uno dei reel che ho realizzato proprio perché è un suono abbastanza caratteristico di quello che può fare questo strumento. Quindi assolutamente un synth interessante e moderno, Carbon 8 comunque tutti e tre i modelli, che sono esattamente identici, cambia solo il formato, quindi 61, 37 o modulo, e in tutti e tre con 8 voci di polifonia. Sono synth digitali comunque molto interessanti, in realtà interessante sia anche Argon che Cobalt, l'ideale sarebbe anche qui averli tutti e tre, però questo chiaramente l'ultimo rilasciato, quello forse un po' più maturo anche a livello di pannello, di cose, si trovano chiaramente tante similitudini rispetto ai due modelli precedenti, ma tante novità, quindi assolutamente un modello interessante. Altra novità di quest'anno, quello che c'è sul terzo supporto che vedete appunto qui, ed è Sequential Prophet 6. Questo è un synth che è stato presentato e introdotto nel 2015 da Dave Smith, quest'anno è il 10° anniversario di questo strumento e praticamente è uno dei tre, vedremo anche gli altri due che sono qua alle mie spalle, della famiglia dei synth a 6 voci di Sequential. Questo synth io l'ho acquistato quest'anno, è un synth che in realtà volevo già da diversi anni, dal 2019 quando ho acquistato il primo B6, volevo anche Prophet 6, poi non l'ho mai acquistato, poi quest'anno ci sono stati un po' di cambiamenti studio e finalmente è arrivato. Cioè adesso ci sono comunque le reissue sul mercato anche di Prophet 5, c'è Prophet 10. Questo
ha il suono del Prophet 5, ha degli oscillatori più versatili perché sono sempre con waveform non fisse ma variabili, quindi ci sono dei potenziometri anche sulle forme d'onda. Come sugli altri due della stessa tipologia, la flessibilità di un synth più moderno, quindi abbiamo due effetti, abbiamo l'uscita stereo, abbiamo un arpeggiatore, abbiamo un sequencer. Ovviamente questo strumento è a 6 voci, non a 5 come il Prophet 5, ha più memorie, bisogna accontentarsi di 49 tasti, però sinceramente per questa tipologia di synth, soprattutto sugli analogici, a me basta e ne avanzano. Abbiamo tutto a pannello e proprio per come è strutturato, quindi che si ispira allo strumento vintage, quindi Prophet 5, non esiste alcun menu, quindi tutto quello che c'è è quello che c'è sul pannello, quindi non ci sono tasti shift eccetera eccetera, c'è solo un paio di file di menu, ma sono menu per settare il MIDI, l'aftertouch, la velocity eccetera eccetera, ma tutto il resto è quello che c'è a pannello. Quindi andiamo a sentire Sequential Prophet 6. Questo era Prophet 6 e adesso passiamo agli altri. Passiamo adesso a questo lato, quindi dove ci sono altri 3 strumenti. Spesso mi viene chiesto che tipologia di stand è questo, in realtà io, come dicevo già precedentemente nell'altro video dell'anno scorso, questo è un rack custom che era parte della mia precedente scrivania e che io ho tenuto in questo studio e ho fatto un paio di aggiunte, quindi c'è un supporto per laptop da DJ fissato alla parte posteriore appunto del rack e in più c'è un supporto che sarebbe un supporto di un monitor riadattato, si può utilizzare chiaramente anche uno per un laptop comunque fissabile con un morsetto su un legno, una scrivania, sul rack, quello che è, e appunto sostiene lo strumento che c'è in alto. Tra questi strumenti 2 erano già presenti in studio anche lo scorso anno, uno è una novità di quest'anno, quindi adesso andiamo a vederli velocemente. Partiamo da quello che è la novità, quindi questo strumento qui in alto, che praticamente è Easy X-Synth, un synth comunque che è già stato visto sul canale, quindi ho già fatto la demo e la recensione. È un synth estremamente portatile che presenta 25 tasti con aftertouch, sono tasti slim, quindi sono tasti più o meno della stessa grandezza di quelli di Minifreak. Praticamente Easy ha inserito un sintetizzatore, un virtual analog all'interno di questo strumento che deriva appunto da un altro controller che loro hanno, sia 25 tasti che 37 tasti. Io infatti spero sempre che Easy rilasci la stessa versione X-Synth anche 37 e adesso andiamo a sentire qualcosa di X-Synth.
Questo chiaramente è uno strumento che probabilmente vede il suo scopo principale come synth da viaggio. È un synth che io mi sono portato effettivamente in viaggio quest'estate e ne ho parlato appunto nella recensione. Se cercate qualcosa appunto di utilizzabile anche come expander in studio, ma al tempo stesso un qualcosa che vi permette di lavorare anche quando siete fuori dallo studio, perché si alimenta tramite USB e appunto è un qualcosa di veramente interessante. Passiamo poi allo strumento che c'è subito sotto, che è Arturia Mini Freak, che è un virtual analog a 6 voci con 37 tasti slim, non sono prettamente mini, sono slim, sono comunque molto suonabili, sono gli stessi tasti che si trovano appunto sulle varie Keystep, anche sulla nuova Astrolab 37. Tra l'altro tasti slim con aftertouch. È uno strumento che comunque io ho in studio da 3-4 anni ormai ed è veramente interessante proprio per la sua tipologia di sintesi al suo interno. Sono usciti tanti aggiornamenti per Mini Freak, esiste la versione plugin e adesso è disponibile anche appunto, essendo un plugin di quelli della V Collection, è disponibile anche all'interno di Astrolab, quindi sia di Astrolab 37, 61, 88 è possibile avere suoni di Mini Freak. Quindi qualora noi avessimo Mini Freak in studio e uno dei 3 Astrolab e ci portiamo in giro Astrolab, possiamo comunque ad esempio avere a disposizione anche suoni di Mini Freak oltre a tutti quelli della V Collection, ma ne parliamo dopo quando arriviamo ad Astrolab. Sentiamo qualcosa adesso di Mini Freak. Terzo strumento, e anche questo è uno strumento che già era presente in studio lo scorso anno, che appunto era la novità dell'anno scorso, ed è Roland Gaia 2. Attualmente Roland Gaia 2 è l'unico strumento hardware di Roland che è presente nel mio studio. La mia versione in particolare è espansa anche con 4 model expansion, quindi Jupiter 8, Juno 106, JX8P e SH101. Questo strumento ha 37 tasti standard senza aftertouch ed è monotimbrico, quindi anche se andiamo a utilizzare o la sintesi interna di Gaia 2 o i model, possiamo utilizzare un suono per volta, differenza appunto rispetto a Juno X, Jupiter X, Jupiter XM, Phantom. Chiaramente questo strumento ha un costo diverso. Ritengo che sia un synth un po' sottovalutato. Molto spesso quando mi viene chiesto un synth con tasti standard che suoni bene, comunque che abbia una buona polifonia, perché se non ricordo male siamo sui 26 note di polifonia, costa attorno ai 500-600 euro questo strumento, ed è una valida opzione se uno vuole aggiungere appunto un virtual analog che abbia comunque un proprio suono e che sia comunque realizzato bene. Sicuramente questo è uno strumento sempre da tenere in considerazione, che secondo me purtroppo non viene acquistato spesso. Questo è passato un po' in sordina, però in realtà è un synth molto interessante. Sentiamo qualcosa di Gaia 2.
Passiamo adesso alla scrivania, quindi la postazione principale, e praticamente abbiamo due strumenti che l'anno scorso non erano presenti in studio. Abbiamo sulla parte superiore Moog Muse, che è il nuovo polifonico di casa Moog, quindi 8 voci analogiche, e praticamente prende anche il posto di Moog One, che era disponibile però in formato sia 8 che 16 voci. Quello era un synth tritimbrico, quindi era possibile fare 3 layer, suddividere le 8, le 16 voci, era anche molto più costoso, eccetera eccetera. Questo è un synth 8 voci che è strutturato un po' come tecnologia, come il Prophet che abbiamo visto prima, quindi ha 8 voci fisicamente installate come se fossero delle RAM del computer, tanto per dire, quindi 8 voice card installate al suo interno. È un synth che con gli ultimi aggiornamenti è decisamente stabile come intonazione. Rispetto a un Prophet, ad esempio, richiede un po' più di tempo per andare in accordatura, quindi nel momento in cui il synth raggiunge i 40 gradi, che quindi è la temperatura di regime delle voice card al suo interno, è assolutamente stabile. Richiede 20-30 minuti per raggiungere quella temperatura. Per questo synth io ho realizzato 32 suoni custom, quindi sono due banchi, il banco 15 e il banco 16, ma potete liberamente installarli come vi piace all'interno del vostro Moog Muse. Sono due banchi da 16 suoni disponibili su Syntonia, Sintonia, come volete chiamarlo. Troverete chiaramente i link in descrizione anche di questi suoni. Questi suoni sono appunto disponibili per l'acquisto, ne sentiamo due o tre di quelli che ho realizzato per questo strumento. È un synth bellissimo, veramente uno dei miei analogici preferiti ad oggi. È un po' più complicato chiaramente rispetto a Prophet 6 perché ha delle possibilità in più, ha delle modulazioni in più, ha un po' più di controlli assegnabili, ha un po' più di destinazioni, di cose che si possono fare, ha il doppio filtro, ha il diffusion delay che c'è al suo interno, è l'unico effetto ma può essere utilizzato sia come delay che come riverbero, e suona da Moog. Questo synth rispetto al One, che era comunque un bellissimo synth, sposa un po' di più la mentalità vecchia di Moog, quindi il Model D, Voyager. Infatti questo synth ha 3 oscillatori, anche se uno è un po' nascosto, come chiamato con modulation oscillator. In realtà gli oscillatori sono 3 non 2, perché modulation oscillator può essere utilizzato come LFO o come terzo oscillatore. Questo synth ha gli oscillatori del Voyager, cioè di derivazione Voyager. È un po' una via di mezzo tra un Voyager e un Matriarch polifonici ad 8 voci, però al tempo stesso suona anche un po' di più da Model D, soprattutto anche i suoni analogici, ne sentiremo uno, ricorda il Model D o il Voyager, proprio per la funzione anche di overload che c'è dedicata sul pannello, che è una cosa classica del mini Moog. Quindi andiamo a sentire Moog Muse.
Passiamo adesso allo strumento 88 che è presente in studio, che è uno degli ultimissimi arrivi appunto a livello tastieristico nel mio setup, ed è Yamaha YC88, che prende il posto del modello precedente che era sempre di Yamaha e che abbiamo visto l'anno scorso, che era P525. Questo strumento arriva sempre da Yamaha e ringrazio Danilo per questo, ed è appunto YC88 che ha 88 tasti, tasto sempre con anima in legno, triplo sensore, a differenza di CP che io ho avuto in passato il modello 73. Questo ha una struttura diversa, al suo interno ha anche un motore tone wheel dedicato che CP non aveva, ha due parti keys, quindi oltre ad avere l'organo c'è una sezione tastiere che è A e B, e all'interno, oltre alla sintesi AVM2, abbiamo un motore FM al suo interno, 8 operatori, che è praticamente quello che c'è dentro Montage. Ovviamente di Montage Mode X, Mode XM, c'è un editing disponibile molto più dettagliato, molto più profondo, quindi si può programmare molto di più. Questo è uno stage piano, quelli sono sintetizzatori, però abbiamo a disposizione tutta la palette sonora di suoni FM, piani di X, plaque, lead, pad, che non sono campioni AVM2, ma sono appunto suoni fatti realmente con un motore FM. Quindi è come avere un tone wheel, avere i pianoforti AVM2 e avere al suo interno anche un DX7. Andiamo a sentire qualcosa di YC88. Quindi questo era YC88, abbiamo sentito in breve un pianoforte, quello era CFX primo modello, con l'aggiornamento 2.0, una delle novità che sono arrivate è anche il CFX 2, che è uno dei pianoforti che originariamente è stato rilasciato insieme a Montage M, un po' più chiuso, un po' più morbido rispetto al primo CFX, che è eccezionale dal vivo. Abbiamo sentito l'Organ 4, che è un'altra novità dell'aggiornamento 2.0, e un layer FM realizzato appunto con FM all'interno di questo strumento, e non è AVM2 e si sente. Quindi assolutamente questo è uno strumento pensato chiaramente
da piano stage, perché è un 88 tasti che pesa 18 kg. Se vi sembrano tanti, ricordatevi che è un Montage M6, quindi 61 tasti, pesa 15 kg, quindi con 3 kg in più portate in giro un YC88, però ovviamente è un eccezionale pianoforte anche da studio, ed è un pianoforte eccezionale anche come controller da studio pesato, proprio perché presenta pitch bend e modulation fatti a levetta, quindi non c'è una wheel ma ci sono queste due levette qua sul pannello, e quindi tramite USB o tramite MIDI noi possiamo controllare tranquillamente anche dei plugin e utilizzarlo anche come controller, quindi uno strumento assolutamente super versatile. Passiamo adesso a questa parte di supporto, quindi gli ultimi 5 strumenti più uno che non è su Jaspers, ma facciamo una carrellata degli ultimi 5 strumenti che sono appunto disponibili qui. Uno è lì e l'altro invece è qua sopra e lo vediamo appunto da questa ripresa. Allora, partendo velocemente dal basso, abbiamo sempre Control S49 di Native Instrument, che mi serve per pilotare i vari plugin di Native Instrument. Ovviamente sono talmente tanti, quindi ne parliamo e basta, non sentiamo nulla, perché comunque questo è un controller e come tale controlla quello che è disponibile, che gli viene collegato, che sia hardware o sia software. È uno strumento comunque con meccanica Fatar TP9S con aftertouch polifonico, ed è comunque il controller che io utilizzo per i suoni appunto di Native Instrument. Passiamo a livello superiore. Un'altra novità di quest'anno, quindi all'inizio anno, è arrivato questo strumento da parte di Arturia, quindi Astrolab 61. Una novità, ed è uno strumento che a me piace veramente tanto, perché è un qualcosa che contiene tutti i suoni, o comunque tanti suoni di Arturia, che sia The Collection, Pigments, possono caricare tutti tramite Analog Lab e inserire appunto dentro Astrolab, che è un contenitore con un hardware dedicato che ci permette di utilizzare i suoni dei vari plugin di Arturia senza l'uso del computer o del Mac. Ci serve comunque Analog Lab per trasferire i suoni dal computer allo strumento e viceversa, per avere un editing completo, perché questo strumento arriva fornito di Analog Lab Pro. Come non è uno strumento che ha 8000 controlli a pannello, per avere un editing completo l'ideale è avere i plugin completi, quindi avere tutta la V-Collection, avere Pigments sbloccata, perché se no tramite Analog Lab possiamo fare solo un editing limitato. Quindi andiamo a sentire qualcosa di Astrolab. Questo era Astrolab. Passiamo alla tastiera sopra, che in realtà non è una novità all'interno del mio setup, perché già c'è stata fino a luglio, poi è andata via ed è tornata il mese scorso, e si tratta di Sequential Oberheim OB6. OB6 che è un synth che io ho già avuto dal 2019 fino a luglio, poi era uscito da setup per l'acquisto di
Muse, e poi dopo lo strumento di cui parliamo tra poco l'ha fatto ritornare perché è arrivato quello di cui parliamo dopo, è arrivato Prophet 6 di cui abbiamo parlato prima, e volevo completare il trio. Anche OB6 è rientrato nel setup e di conseguenza praticamente ha fatto sì che io avessi tutti e tre. Adesso sentiamo qualcosa al volo di OB6. Andiamo adesso a vedere un altro strumento che è arrivato quest'anno, ed è lo strumento di cui parlavo poco fa insieme ad OB6, poco prima di OB6, perché quando ho preso Muse, il primo strumento sequential che è rientrato nel mio setup è stato Trigon 6. Trigon 6 è l'ultimo dei tre strumenti insieme a Prophet 6, OB6 e appunto Trigon, che formano questa trilogia, diciamo, di synth Dave Smith sequential, Oberheim comunque sequential, synth polifonici a 6 voci con VCO. Abbiamo chiaramente Prophet 6 che è ispirato ed è un'evoluzione moderna, una rivisitazione moderna del Prophet 5, abbiamo OB6 che è basato sui synth SEM di Oberheim, appunto c'è il filtro SEM all'interno di OB6, mentre l'ultimo synth su cui ha lavorato Dave Smith era appunto Trigon 6. Dave Smith ha praticamente lavorato, progettato le schede voci di questo synth e poi dopo gli altri membri del team di Sequential hanno ultimato lo strumento. Trigon 6 praticamente è la rivisitazione in chiave moderna del Memory Moog ed è un synth che si differenzia un po' dagli altri due perché sempre è a 6 voci, però ha 3 oscillatori veri, mentre gli altri due hanno 2 oscillatori più un suboscillatore, quindi hanno una forma d'onda fissa sulla parte di suboscillatore. Questo ha 3 oscillatori veri, completi, come il Memory Moog. Il terzo oscillatore, volendo, può essere utilizzato anche come LFO, quindi volendo questo synth può essere utilizzato anche con 2 oscillatori più 2 LFO. Ha più modulazione, all'interno c'è il polymod, ci sono più destinazioni per l'aftertouch, c'è il ladder filter classico, ladder filter di Moog. Ladder filter è presente ovviamente anche in Muse, non sono lo stesso strumento e non suonano allo stesso modo, quindi Trigon e Muse sono due strumenti completamente diversi, perché questo si ispira a Memory Moog ma è comunque un synth sequential, la visione di Dave Smith di Memory Moog, quindi non è effettivamente un Moog, questo è un Moog. Questo è un synth Moog progettato e costruito e realizzato da Moog, quindi questo è una cosa, quello è un'altra, quindi se ve lo state chiedendo se sono ridondanti, no, possono tranquillamente coesistere e non suonano uguali, quindi assolutamente non suonano uguali. Questo synth è l'ultimo, è quello più potente dei tre ed è quello che probabilmente è anche meno conosciuto dei tre, perché ovviamente Prophet 6 è quello più famoso in assoluto, OB6 che lui dal 2016 che è in produzione, quell'altro dal 2015, questo è un paio d'anni, 2023 che è stato rilasciato se non ricordo male, 2022 forse, e completa questa trilogia di synth che a me piacciono molto, quindi ho voluto averli tutti e tre proprio per il fatto che è una tipologia di synth su cui io lavoro bene, mi trovo bene e il fatto di non aver menu mi piace parecchio per
questa tipologia di synth analogici. Andiamo a sentire qualcosa di Trigon. Quindi questo era Trigon e adesso passiamo al penultimo strumento che c'è collegato nel setup. Dreadbox Artemis, che è l'ultimo synth polifonico ed è un altro analogico 6 voci presente nel mio studio, realizzato appunto da Dreadbox, che è quel modulo che vedete qui, è collegato chiaramente alla Keylab 49 che c'è qua in alto, quindi questa Keylab controlla sia i plugin Arturia che Artemis. Ovviamente in questo momento non la utilizzerò con i plugin Arturia perché comunque l'abbiamo già sentiti con Astrolab, ma sentiamo qualche suono di Artemis, quindi voi vedrete fisicamente che io suono Keylab qua in alto, ma in realtà quello che sta suonando è fisicamente Artemis.
questo era Dreadbox Artemis, anche lui synth analogico, monotimbrico, 6 voci, ultimo progetto di Dreadbox. È un synth che a me piace molto perché comunque anche questo è un synth 6 voci, ma si differenzia da tutti gli altri polifonici che ho in studio, ha un suono tutto suo, a me piace molto, mi piacerebbe anche vedere in futuro una versione tastiera, sia 61 tasti, 49. Concludiamo con l'ultimissimo arrivo che è Polyend Synth. Questo strumento è un po' diverso chiaramente da tutti gli altri per come è fatto. Polyend Synth però al suo interno ha 8 voci di polifonia, sono utilizzabili fino a 3 dei motori che ha al suo interno in contemporanea, può essere utilizzato chiaramente anche solo uno. È un synth che chiaramente funziona in modo diverso da tutti gli altri che ho in studio, però io sto provando a utilizzare anche collegato alla Minilab 3 via MIDI, perché questo è lo strumento. Può essere suonato con i suoi pad chiaramente, ci sono vari motori al suo interno, come vediamo qui, quindi ci sono vari motori al suo interno, poi in base al motore che noi scegliamo di sintesi abbiamo diversi suoni utilizzabili e in questo modo noi possiamo utilizzarlo sulla griglia, quindi o qua o con più suoni in contemporanea, ma io lo sto provando a utilizzare come se fosse un synth expander e quindi pilotandolo la Minilab, che è un po' un utilizzo diverso da quello che si vede normalmente per questa tipologia di strumento, un po' forse inusuale, però mi interessava coprire uno strumento di questo tipo a livello tastieristico, quindi utilizzarlo con una tastiera, ed è quello che poi penso realizzerò sul canale durante il 2026 insieme a Polyend Synth. Adesso andiamo a sentire qualche suono di Polyend Synth e poi ci vediamo per la chiusura del video. Bene, abbiamo raggiunto la fine del tour 2025, abbiamo visto e sentito tutti gli strumenti presenti, quindi allo stato attuale dello studio. Ringrazio tutti i partner del canale per la collaborazione del 2025, brand, distributori che hanno contribuito alla realizzazione di contenuti per il 2025, con alcuni appunto realizzerò in collaborazione dei nuovi contenuti, ad esempio con Modal, con Polyend, con Yamaha per il 2026. Questo video virtualmente conclude l'anno, come è stato per l'anno scorso, dei contenuti del 2025 per quanto riguarda demo e recensioni. Io ringrazio voi, ringrazio tutti i partner del canale e noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!